Se quella che vi ho appena raccontato non è la teoria più inquietante su questo titolo, quale sarebbe in realtà? Perché non appare a nessun livello dell'iceberg? Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Digital Mystery, l'ultima dedicata a Super Mario 64. Per concludere in bellezza questa miniserie, ho deciso di parlarvi della teoria più inquietante di tutte, una leggenda popolare che racchiude in sé un aspetto reale che ci porterà ad investigare un territorio che abbiamo esplorato molto spesso negli ultimi tempi, la nostra mente. Prima di iniziare però, fermi tutti! È giunto il momento di presentare lo sponsor di questa puntata di Digital Mystery. Oggi torniamo con il videogioco del momento, Raid Shadow Legends. Dico il titolo del momento perché è stato giocato da ben 76.745.848 persone, 4 volte la popolazione di New York, in 195 paesi. Pensate che in totale sono state giocate 12 miliardi e mezzo di ore. La caratteristica che preferisco di Raid Shadow Legends è che puoi costantemente aggiornare i tuoi campioni, migliorando il loro equipaggiamento. E tutto questo mentre prendi parte ad emozionanti battaglie. Questo mese Raid ha appena rilasciato un sacco di nuove incredibili caratteristiche e possibilità di miglioramento. Ci sono missioni nuove di zecca, nuovi vantaggi per ogni membro del clan e anche un nuovissimo negozio che ti dà accesso ad alcuni oggetti incredibilmente potenti. Ovviamente ci saranno anche nuovi campioni da evocare, con i frammenti ottenuti nella Torre del Destino, e un sacco di eventi e competizioni a cui partecipare. Se vuoi ottenere un enorme vantaggio in Raid, tutto quello che devi fare è un semplice clic sul link in descrizione o scansionare questo codice QR. I nuovi giocatori otterranno un eroe epico con oro, 200.000 monete d'argento, un boost esperienza, una ricarica di energia e una scheggia antica. Quindi cosa stai aspettando? Fai clic sul link nella descrizione e ci vediamo lì. Ecco quindi la teoria più agghiacciante su Super Mario 64. Nella prima puntata dedicata alle agghiaccianti teorie legate a Super Mario 64 ho parlato dell'iceberg, un meme che racchiude in sé tutti i misteri legati a questo titolo, easter eggs, presunte maledizioni, creepypasta, eccetera. Tuttavia, tra i misteri esistenti ce n'è uno che a prima vista non sembrerebbe così inquietante, ma se analizzato più in profondità è capace di far correre un brivido lungo la schiena. Ovviamente è quello che occupa il livello più profondo dell'iceberg. Tutte le copie di Super Mario 64 sono personalizzate. Ecco cosa dice la teoria. Se avete giocato a Super Mario 64, è possibile che ricordiate scenari e situazioni che i vostri amici hanno sempre affermato di non aver mai visto o vissuto. Mettendo a confronto la propria esperienza come giocatore e quella di un amico, è facile rilevare differenze, anche sostanziali. Perché mai esistono queste incongruenze? La risposta sarebbe da ricercare in una tecnologia che Nintendo avrebbe inserito all'interno delle cartucce del gioco. Una intelligenza artificiale sperimentale che creerebbe piccole variabili di codice che si alternano da copia a copia, dando adito alla comparsa di elementi grafici, musiche, eccetera, caratteristiche solo di una tra circa 12 milioni di cartucce prodotte nel gioco. Ogni copia diventa unica. Non esiste una uguale. La teoria della personalizzazione è dimostrata da piccoli dettagli come quello nascosto nella torre della fortezza dei Womb. L'origine della scoperta dell'easter egg è sconosciuta. La maggior parte delle persone non ricorderebbe dove ne ha sentito parlare e il segreto è completamente assente dalla guida strategica originale. Allora, come si sarebbe diffusa? Questa inspiegabile diffusione della conoscenza riecheggia l'effetto della 100ª scimmia, un supposto fenomeno paranormale che lo scrittore inglese Leo Watson dichiarò di aver osservato nel 1979 nell'isola di Koshima. Esso riguardava il comportamento di un gruppo di scimmie che avevano imparato spontaneamente a lavare le patate per eliminare la sabbia prima di mangiarle. Le prime scimmie imparavano faticosamente la tecnica da quelle che avevano cominciato a lavare le patate. Questo fenomeno è ben noto e studiato dai primatologi. Tuttavia, Watson affermò che improvvisamente, dopo che 99 scimmie avevano dovuto apprendere la tecnica nel modo consueto, una 100ª scimmia aveva anch'essa imparato a lavare le patate, ma senza la necessità di farsi insegnare la tecnica. L'esistenza di questa massa critica di scimmie allenate aveva aperto una non meglio precisata porta di natura paranormale,
e da quel momento un gran numero di scimmie, non solo nella stessa isola, ma persino in altre isole molto lontane, avevano cominciato a lavare le patate prima di mangiarle, senza aver avuto contatti diretti con il gruppo originario. La lezione della 100ª scimmia sarebbe stata la seguente: se un numero sufficiente di persone, ovvero una massa critica, sperimenta una stessa esperienza, ad un certo punto si produrrà lo stesso fenomeno transpersonale che si è verificato tra le scimmie giapponesi e tutta l'umanità sperimenterà una trasformazione istantanea. Quindi nel caso dell'easter egg sarebbe una sorta di coscienza collettiva a far conoscere ai giocatori il nascondiglio. In seguito si è provato che il fenomeno della 100ª scimmia non sia altro che una leggenda, ma vale la stessa cosa per Mario 64. Questa presunta caratteristica è poi accompagnata da un livello, nel gioco, che serve come modello microcosmico del cervello umano e delle sue funzioni. E c'è perfino un diagramma cerebrale nascosto in uno degli scenari. Un altro dettaglio importante è rappresentato dal fatto che la città è allagata. Questo fa allusione alla condizione di idrocefalo, una patologia che consiste nell'accumulo di liquido cerebrospinale nel cervello. Oltre a questo, il percorso per superare il livello contiene un passaggio simile a una vena, un tubo che collega la città sommersa al resto della zona. Senza dubbio, l'idea che la mente umana, in Super Mario 64, sia di importanza vitale sembra fuori discussione. Ma per capire ancora meglio il perché le cartucce di Super Mario 64 sarebbero tutte personalizzate, è necessario parlare della beta, perché contiene informazioni fondamentali per comprendere l'infinita pluralità di Super Mario 64. La beta contiene indizi più evidenti di personalizzazione delle copie, che sono stati poi in gran parte eliminati dopo l'uscita del gioco. Silicon Graphics, fallita nel 2009, era una società che produceva hardware e software per computer. La loro collaborazione con Nintendo era iniziata nel 1993. Un prodotto notevole nato da questa collaborazione sarebbe stato il coprocessore di realtà, una CPU utilizzata all'interno del circuito della console Nintendo 64 proprio nel 1999. Una sofisticatissima tecnologia per quell'epoca, che legava ogni copia di Super Mario 64 ai processi psicologici umani. Nella pratica, sarebbero stati i desideri subconsci dei giocatori a generare differenze che rendevano uniche le copie del titolo. Ma qui, come potete notare, stiamo cadendo totalmente nel paranormale e nel creepypasta. Leggende supportate ovviamente da clip create ad hoc per dare credito alla teoria. Un complotto teso al controllo mentale dei giocatori più giovani per ragioni che Nintendo non avrebbe mai spiegato del tutto. Una sorta di progetto MK Ultra su scala mondiale? Ma lasciamoci alle spalle le leggende e passiamo al mondo reale. Se quella che vi ho appena raccontato non è la teoria più inquietante su questo titolo, quale sarebbe in realtà? Perché non appare a nessun livello dell'iceberg? Cominciamo dicendo che sono parecchie le persone ancora convinte che la teoria delle copie personalizzate corrisponda alla realtà, ma hanno una ragione ben precisa per farlo. Giurano che furono in grado di accedere a stanze e zone all'interno del gioco che i loro amici non potevano raggiungere in nessun modo, o di aver visualizzato alcuni elementi che gli amici, impegnati nello stesso livello, non potevano vedere. È possibile che tutte quelle persone abbiano mentito? Direi poco probabile. La ragione del perché questo accade deriva dal fatto che la comprensione di Super Mario 64 è il prodotto dei propri ricordi personali del gioco, ma anche della conoscenza delle diverse esperienze di altre persone che affermano di aver sperimentato qualcosa di diverso in un determinato punto del gioco. Per capirci, l'intera esperienza di gioco è data in parte dai propri ricordi personali e in parte da quelli riferiti da altre persone. Il postmodernista Jean Baudrillard descrive questo processo come la generazione di modelli di un reale senza origine né realtà. Si tratta spesso di ricordi alternativi che soppiantano la nostra realtà, quella vissuta. In pratica la creazione di falsi ricordi che hanno soppiantato la vera essenza del gioco. Quindi l'aspetto più oscuro di Super Mario 64 non è quello che vede ogni copia essere personalizzata, ma ha a che vedere con un fenomeno della nostra mente sintomo della cultura postmoderna, dal nome iperrealtà. Nel concetto di iperrealtà, Jean Baudrillard suggerisce che la realtà sia percepita attraverso intermediari. Il mondo dove viviamo è sostituito da un mondo copiato, dove non cerchiamo altro che stimoli simulati.
Umberto Eco è ancora più drastico nella definizione dell'iperrealtà, che chiama autentica falsità. C'è poi da dire che con lo sviluppo di Internet e delle nuove tecnologie si possono creare quasi letteralmente nuovi mondi, che in un certo senso non hanno bisogno della materia prima del mondo reale per esistere e interagire. In un mondo digitale, l'iperrealismo è all'ordine del giorno, perché abbiamo nelle nostre mani strumenti per renderlo possibile, e per rendere possibile l'impossibile. Quindi anche le teorie più assurde finiscono per entrare con forza nell'immaginario collettivo e cambiano l'essenza di un titolo. Certo, c'è anche da dire che era il 1997. Quell'epoca tecnologica abbondava di stranezze. La qualità della grafica era sufficientemente bassa da rendere possibile scorgere qualcosa che non c'era nel videogame. Se ci aggiungiamo l'ossessione nel trovare le differenze, perché convinti che la teoria delle coppie personalizzate fosse reale, cadere nell'iperreale non solo è comprensibile, ma anche logico. Le copie di Mario 64 quindi non sono mai state personalizzate. Però le esperienze di quei giocatori che passarono ore ed ore di fronte a quel titolo quando erano bambini si sono realmente trasformate nelle loro menti. Si creano falsi ricordi, simulazioni di situazioni che non sono mai avvenute realmente. Quindi si finisce per vivere in un mondo fittizio, che viene percepito come reale anche in ambiti molto più delicati rispetto ad un videogioco. Se ci pensiamo bene, è la ragione per cui cadiamo vittime di fake news ed il perché ogni giorno giungono a noi informazioni che non hanno a che vedere con la realtà. Ed è proprio qui dove emerge il lato oscuro di tutto ciò. L'iperrealtà è sintomo di una società insoddisfatta, che deve ricorrere alla simulazione per creare un qualcosa capace di produrre un'emozione. Tutto il resto è vissuto come troppo insipido per essere goduto appieno. Essenzialmente, la soddisfazione e la felicità si ottengono ai giorni nostri attraverso la simulazione e l'imitazione del reale, piuttosto che attraverso la realtà stessa. E questa mi risulta senza dubbio la teoria più agghiacciante. E voi ragazzi, cosa ne pensate? L'iperrealtà è davvero l'elemento più oscuro legato a Super Mario 64? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.